Imperatore, mi dispiace molto disturbarvi, ma sono qui perché vorrei suggerirle di ripensarci. Secondo gli scienziati, il vostro piano è come giocare alla roulette russa. La nostra conoscenza di fenomeni come il baco spazio-temporale è solo teorica, ma la cosa certa è che continuerà a provocare distorsioni sempre maggiori. Niente di nuovo, allora. Come possiamo attraversarlo? Il baco ha una pressione di torsione di parecchi teraparsec. Le nostre navi sono progettate per una torsione minore. Dunque non possiamo attraversarlo. Tutti hanno una giustificazione pronta, accidenti. Ma perché non provano a mettersi nei miei panni? Non è così facile governare tutto il mondo da solo. Devo ammetterlo, a volte mi sento come se avessi fatto il passo più lungo della gamba. Questo casino è cominciato 8 anni fa, con la distruzione della mia nave. Quando la nave è esplosa, sono rimasto bloccato nel passato, in compagnia di un robot saccente e un Klingon psicopatico. Ci siamo divisi e ci siamo mischiati con la popolazione locale per non alterare il corso della storia. La vita dell'uomo comune non era molto divertente. L'unica cosa buona erano gli hamburger con doppio formaggio. Ciao. Io sono il capitano Pirk. Sono venuto dal futuro. Guarda, ho una pistola a raggi. Ma fammi il piacere, si vede che è una pistola d'acqua. No, ti sbagli. È un folgoratore portatile. Stupida donna. Sicuro? Ehi, ho un'altra cosa da farti vedere. Ho anche un comunicatore. Adesso chiamo Info, che così potrà confermarti chi sono. Senti, non mi interessa sapere chi sei. Va a raccontare le tue palle da un'altra parte, deficiente. Qui la gente viene per mangiare. Guarda dove vai, stronzo. State indietro, sparo! L'hai trovata nell'uovo di Pasqua. È un folgoratore portatile, brutto figlio di puttana! E se fai ancora un passo ti darò un sacco di botte! Ragazzi, diamogli una ripassata. Le batterie sono scariche. Ho sempre odiato i giovani! Dal pescatore Posillica. Dwarf, sono Pirk. Capitano, è un po' che non ci si sente. Cominciavo a sentire la sua mancanza. Colpa di Info che dice di non incasinare la linea temporale. Ma detto tra noi, non vedo l'ora di andarmene in fretta da qui. Parole sante. La vecchia terra mi è sembrata molto più noiosa e barbara di quanto potessi immaginare. Scusi un attimo, signore. Mi sono rimasti un hot dog e una salsiccia. Li vuoi tutti e due? Sì, grazie. Sì, grazie. Mi scusi, signore, questi idioti Non mi lasciano un attimo di riposo. E cerca di vomitare lontano da qui. Non sai leggere, chiuso. Ascolta, sono stufo di aspettare. Dobbiamo progettare insieme la prossima mossa. Ci troviamo domani, al solito posto. Hot dog! D'accordo. Hot dog!
Lo chiamerò appena riesco a sbarazzarmi di questi idioti che mi stanno sfondando il vetro. Venite qui, bambocci senza fegato! Farò degli hot dog con le vostre budella! L'arrivo dei vulgariani avrebbe dovuto segnare l'inizio di una nuova era per tutta l'umanità. I fricchettoni dalle orecchie a punta arrivati sulla Terra quasi per caso finirono purtroppo per frequentare la rockstar Jeff Cockbrain. È stato un errore lasciarli nelle mani di quell'ubriacone marcio. Ben presto ai vulgariani non importò più un fico secco di alzare un dito per l'umanità. Fortunatamente avevo un piano di riserva per rimettere a posto le cose. E Info e Dwarf avrebbero dovuto aiutarmi. Capitano, spero che lei abbia un buon motivo per convocarci qui. Questa riunione potrebbe danneggiare la linea temporale. Sì, in effetti ce l'ho. Date un'occhiata a questa. La porno pizzaiola dà la sua pizza a tutti? Scusate, intendevo... questa. Che dichiarazione inaspettata. L'intero programma spaziale è stato cancellato. Non è questa la storia che conosciamo. Infatti, oggi il Kennedy Space Center dovrebbe annunciare la scoperta dell'energia antimateriale. Ecco perché dobbiamo assolutamente fare qualcosa. Fonderemo noi stessi la flotta P. Ma questa proposta viola in pieno la prima direttiva. Ma se non lo facciamo, la linea temporale andrà a farsi friggere comunque. E come faremo ad avere la pace sulla Terra? Una lingua universale? Calzamaglie termiche come uniforme e una flotta per difenderci contro i Korg? Come unico capitano ordino di assicurare la costruzione della flotta P con ogni mezzo necessario. La futura tecnologia nelle loro mani potrebbe provocare disastri. Per questo il mondo ha bisogno di un leader forte. Uno come me. No. Diventerò imperatore. Un incrociatore pesante dovrebbe bastare per conquistare questo mondo. E poi tutti saranno la nostra merce. Sfortunatamente non ne abbiamo uno. E non possiamo costruirlo senza una centrale antimateriale. Con i nostri mezzi attuali, costruirla è impossibile. Ma io so dove possiamo trovarne una. Passami il telefono. Cockbrain! Sono Bernie. Oh, sei tu! Ciao. Ascolta, dov'è il razzo? Il razzo? Se ti riferisci al razzo spaziale dei vulgariani, l'abbiamo venduto a uno scienziato russo per un bel mucchio di dollari. Ti ricordi il suo nome? Vladimir qualcosa, il cognome non me lo ricordo. E dove abita questo Vladimir? L'unica cosa che so è che lavora all'impianto nucleare di Cianistagna. E chi ti ha dato il permesso di vendergli il razzo spaziale, figlio di puttana? Ma Come cavolo facciamo adesso? Non lo so, arrangiati! quello stupido bastardo ha venduto il razzo spaziale ai russi. Maledetto! E adesso che cosa diavolo possiamo fare? Andiamo in Russia, brutto testone! Fortunatamente il razzo spaziale scomparso dei vulgariani venne individuato in modo sorprendentemente rapido. Era l'unica cosa su questo pianeta che mi avrebbe permesso di costruire la mia nave ammiraglia. Motore bloccato! Devi essere problema. Dove? Maledetta tecnologia occidentale! Vladimir! Il reattore è essere surriscaldato! Sistema di raffreddamento sta friggendo! Porca miseria! Il sistema di controllo deve essere ancora bloccato! Sergei! Sergei! Tu non risponde mai quando chiama! Sono qua! Tu lavorato impianto nucleare, vero? Sì, Chernobyl impianto, perché tu chiedi? Problema sistema raffreddamento. Ma tu devi essere esperto, no? Voglio che tu controllare subito camera di reattore. Io tutto penso. Chernobyl. Questo nome essere molto familiare.
Chernobyl. Chernobyl! Alto là! Fermi e sparo! Colpito e affondato. No, io prego ti pietà! Tu non devi avvicinare, Sergei, dopo il casino di Chernobyl. Proibisco te toccare il sistema di raffreddamento. Mai più! Come lei volere, capitano? Io credo essere termostato di mio alloggio rotto! Io avevo tanta fredda! Oh, Russia, povera Russia. Siete miei prigionieri! Fate esattamente quello che vi dico o vi rompo le chiappe! Essere rivoluzione questa? Sì, in un certo senso lo è. Finalmente! Povera Unione Sovietica rinascerà! Saremo liberi da gioco di capitalismo e da mafia! Urrà! Ma che succede? Non oppongono resistenza. Forse sarà meglio stare al gioco. Compagni, sono l'imperatore Pirk. Costruiremo un'astronave qui in Tacania e con essa anche un nuovo e coraggioso impero. Ganzowski! È così che tutto è cominciato. Il vicino villaggio aveva lo spazio sufficiente e la manodopera adeguata per fondare la futura gloriosa Flotta P. Info fu messo a capo del progetto per costruire la nave ammiraglia nel minor tempo possibile. Avevo previsto che i lavori sarebbero durati al massimo 6 mesi. Ma invece ci vollero anni e anni prima di vedere la fine dell'opera. Io intanto avevo cose migliori da fare. Capii che dovevo essere un leader carismatico e quindi la pancia doveva sparire. È stato un lavoro duro, ma la mia determinazione ha dato i suoi frutti. Rassoda culo elettronico. Ordinalo subito per soli 5.999 rubli. Ve la siete presa comoda, scansafatiche? Nel frattempo, i negoziati con il presidente russo sul nostro futuro insieme erano a buon punto. Senza un alleato potente, il mio piano era destinato al fallimento completo. Questa essere entrata davvero spettacolare, da. Lascia che io abbracci te, imperatore. Che bello. Presidente, avrei qui il nostro contratto. Butterò mio occhio veloce. Non posso perdere mio tempo prezioso a leggere molte cose a cui io pensare. Prima occhiata sembra tutto essere in ordine. Io mi fido molto di persone, se persone si fida di me. Igor La Penna. Noi trasformeremo questo mondo in un mondo migliore. L'alleanza con la Russia rese possibile l'avvio dei preparativi di guerra. Presto avemmo a disposizione molti mezzi e le truppe venivano addestrate secondo il programma. Più veloce!
veloce, più veloce! Niente fatica, niente guadagno! Così non diventerete mai dei veri soldati! Finalmente era arrivato il momento che avevo tanto agognato. I nostri eserciti si stavano preparando a colpire. Era giunta l'ora di rivelare al mondo il nostro asso nella manica. La nave ammiraglia della flotta P. La CPP Kickstart. Sta entrando l'imperatore! Niente male questa nave. Non c'è ancora la mia sedia alla postazione tattica. Così i possenti muscoli delle tue gambe non si atrofizzano. Siamo pronti a partire? Verifico, signore. Livello potenza è a 96,3%. Dobbiamo andare a conquistare il mondo. Non mi dica che non è stata avvertita, eh? Quindi sarebbe lei famoso imperatore Pirk. Già, sono proprio io. In tutta la mia gloria. Giusto. Adesso muoviamoci. Credo non essere più in mia amata Mosca. Benvenuto a bordo della CPP Kickstart. Forse il signor Presidente vuole vedere di cosa è capace la mia nave. Essere grande onore per me. Per prima cosa potremmo fare una bella visita agli Yankee. Massima contorsione, subito! Ma si può sapere che sta succedendo adesso? Accidenti a chi l'ha costruita. Orrore! Manodopera rossa e sacra! A causa dell'impurità del gas antimateriale possiamo raggiungere solo un fattore di contorsione 2. Dwarf aggancia quell'ammasso di ferraglia, vediamo se le armi funzionano. Niet! Un Fuoco momento. con i folgoratori, le palle di luce. Non era stata costruita solo da americani. Ci avevamo speso miliardi di rubli. Rilassati, nonno, ne costruiremo una nuova e migliore. L'ufficio propaganda della flotta P presenta Vittoria alla vittoria. Il terzo millennio si è aperto su un mondo afflitto da disoccupazione, fame e malattie sempre più dilaganti. I leader delle potenze mondiali parlavano di libertà, ma strappavano i figli dalle braccia delle madri e li mandavano a morire in guerre sempre più prive di significato. Ma la folla degli oppressi ha dato vita a un eroe che ha preso il suo posto
tra le forti braccia della madre Russia. Come torce fiammeggianti, l'imperatore Pirk e il presidente Ulyanov, fianco a fianco, illuminarono la via verso un nuovo ordine mondiale. La strada era lunga, ma abbiamo lavorato duramente, dimostrando che per noi niente era impossibile. Il popolo era pronto ad affrontare l'ultima battaglia dell'umanità. Gli eroi del popolo hanno condotto i nostri magnifici eserciti nella liberazione dei nostri fratelli del nord dall'oppressione. Insieme, i coraggiosi uomini russi e la tecnologia del futuro hanno formato una forza irresistibile che ha scosso alla radice il vecchio mondo. Il nemico si è trovato inerme davanti all'astuzia dell'imperatore Pirk e i lacchè del vecchio ordine sono stati spazzati via per fare spazio alla nuova umanità. Di fronte a una sicura sconfitta, i loro leader sono fuggiti e i venti di libertà hanno soffiato attraverso le città deserte. Ma l'Europa non poteva più fornire rifugio agli sfruttatori. I nostri eserciti vittoriosi hanno marciato verso un mondo migliore e il rombo di 1 milione di stivali in marcia è riecheggiato per mari e monti, facendo tremare le terre dei nostri nemici. Ben presto le nostre truppe hanno colpito al cuore il vecchio continente. Con l'Europa liberata, i popoli del mondo hanno rivolto la loro attenzione al vecchio demonio, gli Stati Uniti d'America. Disperati, hanno riempito i cieli di morte, rimanendone a loro volta distrutti. Era giunta l'ultima ora per quell'antico mostro. Con l'acciaio e la forza abbiamo insegnato loro il vero significato della libertà. Era giunto il tempo per un nuovo e coraggioso impero che avrebbe liberato il mondo. Era nata la flotta B. Vieni. Oh, sì. Che cosa? Che significa? Toglietemi mani di dosso, sono vostro presidente, vi ordino di me lasciare. Ascoltami, sto parlando con te, Giuda Iscariota. Sei uno stupido tiranno traditore. Avevamo fatto un accordo noi due. Ehi, cosa volete fare? Lasciatemi. No, non sparate. No, sono vostro presidente. E così sono diventato imperatore del mondo. Ho fatto costruire una flotta di navi da guerra con le risorse combinate della Terra. Dobbiamo essere pronti nel caso si faccia viva qualche testa tartaruga dallo spazio esterno. Davvero, ho fatto tutto il possibile per l'umanità, ma qualcuno mi ha ringraziato? No, hanno continuato a lamentarsi della fame, della sovrappopolazione, di cose del genere. Si può sapere cos'è tutto questo casino? Mi state rompendo i timpani! Andate via o vi prendo a palle di luce nel culo! Oh. Così escogitai una soluzione. Espanderci su altri pianeti. Però le nostre navi primitive non potevano andare molto lontano. E i pianeti più vicini non erano abitabili. Ne provammo un paio, ma senza molta fortuna. La CPP Kalinka era solo un ammasso di ferraglia, messa a pattugliare le zone più periferiche per qualche anno, finché non si fosse arrugginita del tutto. Il capitano Fakov era proprio l'uomo giusto per quel lavoro.
capitano Sergei Fakov da CPP Kalinka a vascello non identificato identificatevi. Signore, terza direttiva di Imperatore Pirk. Tutti i velivoli non appartenenti flotta P devono essere distrutti a vista. Che strano. Ho analizzato nave prima di esplosione. C'era dentro un solo occupante umano. Come ha potuto un veicolo con un solo uomo arrivare così distante? E che ho palla di vetro io? Chiediamola a Imperatore. Cosa c'è? Abbiamo visto nave nel quadrante Epsilon. Ah. Non sapevamo cosa fosse e abbiamo distrutta. Ora facciamo fuoco contro i nostri, idiota di un russo? Ti mando davanti alla corte marziale. Cazzo! Ma che diavolo è stato ad assumerti? È stato lei, ma non era nostra nave. Devi dire a Info che mi è andato il sapone negli occhi. Potrei anche perdere la vista, sai? E chi ha lasciato il sapone per terra? E adesso cosa c'è? Aveva convocato una riunione per le 2. Non ti ha sfiorato il pensiero che potevano essere le 2 del pomeriggio, sapientone? Però si è espresso in modo ambiguo, signore. Ho studiato attentamente il rapporto del capitano Fakov. E cosa dice? Ho analizzato i vettori di movimento della nave che hanno incontrato e considerando le sue dimensioni, l'unica conclusione è che provenisse dall'altra estremità del baco spazio-temporale. Sì, va bene, arriva al dunque, dai. Il fatto che non fosse una nave della flotta P indica che esiste dall'altra parte una civiltà umana al momento a noi sconosciuta. Considerando la nostra difficile situazione... Possiamo impossessarci dei loro pianeti. Io stavo per suggerire di chiedere il loro aiuto. Taci, non spetta a te decidere. Prepara la flotta per la battaglia. Capitani della flotta P, siete stati riuniti per un motivo. Oltre questo baco spazio-temporale c'è un bel po' di spazio vitale. Noi lo prenderemo con la forza, se sarà necessario. Vi sono già stati forniti i documenti con gli ordini di servizio. Io non ho nessun documento. Fakov! Interrompi un'altra volta e ti manderò a lucidare il Ten Backwards per sempre. Credo che tu ci sia seduto sopra. Per questa grande missione verranno utilizzate tutte le navi disponibili. Non c'è spazio per un fallimento. Per questo motivo guiderò io stesso la missione. Così svanisce la nostra speranza di vittoria. Salpiamo domattina alle 6. C'è qualche domanda? Allora sciacquatevi dalle palle.
ambasciatore Flush. Benvenuto a bordo di Babel 13. Grazie. Non aspettavamo la sua visita e... Già. Potrei chiederle se... Certo. Non importa. Gianni! Ah, mi dispiace interromperti. Ho delle cattive notizie. Questo è il nostro capo della sicurezza, Mikhail Garibrandi. Cerca di sembrare sobrio, è un importante. Ma cosa vorresti insinuare? La notte scorsa il tenente che Flipper ha preso uno Star Flurry. Doveva essere ubriaco. Com'è possibile? E perché non l'hai fermato? E come facevo? Era volevo dire terribilmente affaticato. E adesso? Che fine ha fatto che Flipper? Quando ho visto che tardava a rientrare ho mandato fuori una pattuglia a cercarlo. Hanno trovato solo questo. Oh, porca miseria. Che c'è? Gli alieni hanno trasformato che Flipper in un cristallo di sale. Gianni, questo è un cristallo di dati del registratore di volo di che Flipper. Che Flipper cristallizzato. Sto venendo! Da dove diavolo salta fuori quella nave? Non lo so, ma è brutta da vomitare. Lo sai che significa questo? Che le profezie dei minibar si stanno avverando. Una grande oscurità verrà e noi moriremo tutti. Gianni, cerca di calmarti. Un anello per domarli e nel buio incatenarli. L'ho letto anch'io, ma adesso per favore torniamo alla realtà. Un naso che prude deve essere grattato. Ecco la chiave, Mikhail. Dobbiamo seguire quegli istinti che furono così utili ai nostri antenati vissuti tanti anni fa. Ivanovica, ci servono rinforzi. Voglio qui tutte le navi che si trovano nei settori vicini. Sì, signore. Ho una brutta sensazione. E qui che è successo? Bene, cominciamo a muoverci. Fakov, vai avanti per primo. Imperatore, non sappiamo se la nave può sopportare un viaggio attraverso quel baco. Per questo Fakov ci precederà. Ah sì? Beh, Maraculoschi! Messaggio dalla Kalinka, via libera. Alzare i pannelli deflettori, pronti con le armi. Forza, seguiamoli. Dannazione, è come navigare nella marmellata di fragole. Info condensal, volevo dire compensa. Sto angolando gli stabilizzatori Hindenburg attraverso il campo di ioni. I cristalli di Quarton dovrebbero raggiungere la frequenza corretta proprio adesso. Info ha funzionato.
Signore, velivoli non identificati. Fammeli vedere, forza. Sono scomparsi. Ma non ci sono pianeti in questa marmellata rossa. A quanto sembra, le navi hanno attivato una distorsione spaziale locale. Possiamo duplicare la scarica energetica che dovrebbe aprire una distorsione simile e permetterci di... Smettila di cianciare e fallo. Timoniere, entra nella scia. Tutti ai propri posti, pronti per la manovra. Capitano, gli ultimi rinforzi sono arrivati. L'ipertombino si sta aprendo. Arrivano delle navi. Quante saranno? Circa 40, di tipo sconosciuto. Maledizione. Se solo l'avessi immaginato quando ho accettato il comando di questa stazione, avrei sicuramente agito con molta più energia ed entusiasmo. Siamo qui con il compito di mantenere la pace. E anche se questo significasse uccidere ogni essere senziente della galassia, noi... Capitano, non mi sembra proprio il momento di fare questi discorsi. Oh, ma quanto rompe le palle ogni volta! È un mio diritto poter esprimere le mie idee, quindi parlerò e giuro che nessuno, e ripeto, nessuno me lo potrà impedire. Non una flotta nemica e soprattutto non una donna acida che ha fatto carriera facendo la multa ai capitani delle navi spazzatura che parcheggiavano negli spazi riservati agli invalidi. E che non la dà a nessuno. Signore, ci stanno chiamando. Beh, accendi lo schermo, no? Banco, la connessione cibernetica che ti ama. Qui è il capitano Sherrypie di Babel 13. Vi prego di identificarvi. Sembrano persone da bene. Sono l'imperatore Pirk, comandante supremo della flotta P. Info? Quella è una stazione spaziale. Vuol dire che il pianeta è abitabile, no? Non secondo gli analizzatori. Ti pareva. Siamo venuti solo per salutare, dato che passavamo da queste parti, noi e la flotta. E voi ragazzi da dove venite? Questa stazione è territorio neutrale. Abbiamo visitatori da Minibar, dal Kentucky, da Org, dalla Culonia e naturalmente dalla Terra. Ma noi siamo già stati qui. Imperatore, presumo che siamo arrivati in una dimensione speculare del nostro mondo. Per certi versi, qui gli eventi storici hanno avuto sviluppi simili ai nostri. Quindi sai dov'è la loro terra? In teoria sì, se le posizioni relative delle stelle rimangono le stesse delle nostre carte stellari. Un altro pianeta Terra. Lo conquisteremo. Renderemo sicura questa estremità del baco. Non ci vorrà molto tempo a distruggere questo tubo e poi... Imperatore, la linea è ancora aperta. Oh, sì, certo, lo sapevo. Fin dal giorno in cui mi sono arruolato, mio padre mi ha detto: figliolo, dandoti la vita non ti ho regalato l'intelligenza, e visto il tuo aspetto non sposerai mai una donna ricca, ma sei un umano in fin dei conti, fatto di carne, di sangue, di ossa e coratella. Perciò ti chiedo di mostrare un po' di patriottismo e di uscire immediatamente da sotto il letto.
In questo modo potrò far vedere a tutti che non devo vergognarmi di te. Situazione? Pensi che li possiamo battere? Dato che noi abbiamo i pannelli deflettori e loro no, è possibile che... Sì o no? Sì, tirava certo. per i piedi e piangendo gridava: la madreferra, figliolo, ha bisogno di te oggi. Portaci a portata di palle di luce e contatta il resto della Le parole uscii da sotto il letto e lasciai che il dottore mi prendesse un campione di sangue. E oggi, in nome di Dio, la Terra ha di nuovo bisogno di me. Aprire il fuoco con le palle di luce. Ogni nave scelga un bersaglio e aspetti il mio segnale. Devo fare così? Perché io so che ogni uomo e anche ogni donna e persino ogni bambino di questa stazione prova il mio stesso sentimento. Useremo le pietre e i bastoni e se i bastoni si spezzeranno continueremo a lottare con le nostre mani nude. Vi abbiamo avvertiti, dovrete passare prima sui nostri cadaveri. Pagherete caro ogni decilitro cubico del nostro spazio. Le forze dell'oscurità non avanzeranno oltre questo punto. E anche se ci volessero 1.000.000 di anni, sarò come un faro luminoso nella notte. E li spezzeremo in due, sdraiati. E anche se ci implorassero di avere pietà, noi gli risponderemo Prepararsi a che sparare. non possiamo avere pietà Fuoco. per coloro che ci volevano distruggere. Prepariamoci ad accogliere il nemico come si deve. Ma che diavolo succede? Chiudete i porcelli blindati! Attivate la grigliata difensiva! Ne avessi azzeccata una? Messaggio dalla Backgammon. I caccia classe Amigo hanno raggiunto la portata ottimale di fuoco. Attaccare le navi con armamento più pesante. Il primo colpo dovrà fargli capire che stiamo facendo sul serio. Fuoco! Sezione a disco penetrata, gravi danni su tutti i ponti! Cosa c'è che non va nei miei pannelli deflettori? Interessante, è come se le nostre leggi naturali qui non fossero valide. I pannelli non hanno registrato l'energia che li ha penetrati. Che cosa succede? Abbiamo una breccia di notevole entità nello scafo. Ci sono perdite di gas e soprattutto la macchina del caffè è guasta. Ma non abbiate paura, posso farla tornare come nuova. Mi serve un po' di nastro adesivo e tra 2 ore sarà pronta. Ti do solamente 2 minuti. Ho bisogno subito di un caffè. A tutte le navi, dovete coprirmi! Imperatore, ho appena notato che ci sono rimaste solo 3 palli di luce sulla mia nave. Inoltrerò un reclamo per questa deplorevole mancanza di scorte. Smettila di lamentarti e prova a usare i lampeggiatori.
umano stanno avendo ragione della Backgammon. E anche noi non potremo resistere ancora molto. Dannazione. Le cose non si mettono bene. Temo che ci sia rimasta solo un'ultima cosa da fare. Non intenderà mica... Sicuro. Dobbiamo cercare di prendere tempo. Farò un breve discorso. Voglio parlare con la nave ammiraglia nemica. Incredibile, la stazione ci sta chiamando. Mi permetta di dire che se Sherry Pie ci supplicasse di salvargli la vita, per noi sarebbe dell'ottimo materiale propagandistico. Se pensi che sia importante, allora apri il canale. Bubble, la connessione cibernetica che ti ama. Bubble 13 si arrende. Non sparate. Ci sono 250.000 civili. Ma che me ne frega dei vostri civili? Ce ne sono tanti in giro. E perché poi dovrebbe interessarmi quel bidone di stazione? Perché non porta qui i suoi uomini per una vacanza? Abbiamo un'ampia varietà di strutture ricreative. Potreste anche riparare i vostri danni. Le nostre navi sono in perfetto ordine. La vacanza è quando avremo conquistato la vostra terra. Inoltre, potrebbe cogliere personalmente il fiore della verginità di Ivanovica. Come? Sì. Fammi considerare la cosa. E getterete le vostre armi fuori dalla nave. È evidente che è una trappola. Andrà tutto bene, ci porteremo dietro un paio di slitte di guardie della sicurezza. E poi l'equipaggio si merita di avere un po' di riposo, no? E queste navi hanno bisogno di alcune riparazioni. Ci avrei giurato. D'accordo, Sherry Pie, accettiamo la tua offerta. Bubble 13 fa ora ufficialmente parte della flotta P, con il nome di... Gloria a Pirk e la sua somma grandezza. Ma niente imbrogli, o vi faccio arresto! Passo e chiudo. Dwarf, manda tutti i ragazzi abili della sicurezza all'hangar Slit. Tu e Info resterete sulla Kickstart per ogni evenienza. Se fanno scherzi, dovete ridurli in polvere. Ma non oseranno, quei bastardi! Ma prima dovete aspettare che sia uscito, eh? Blot dell'imperatore e chi se ne frega della data lunare. La flotta P ha sbaragliato facilmente la ridicola flotta degli sciocchi di Bubble 13 e adesso la loro base è alla mia mercé. Renderemo sicura la stazione e passeremo del tempo qui prima di andare alla conquista della loro terra. L'equipaggio si prenderà un po' di riposo e penso che anch'io me la godrò un po'. Vai a prenderli, tigre! Qui slitta dell'imperatore. Ci stiamo avvicinando. Chiedo permesso immediato di attraccare. Permesso accordato, Hangar 1. Benvenuti nella nostra stazione. Mi sembra tanto strano. Non credete che sia tutto troppo facile? È vero. Ehi ragazzo, la tua assicurazione sulla vita è a posto? Perché? Me lo sento nelle ossa, non torneremo indietro vivi. Nah, non può andare così male. Speriamo, ragazzo. Nell'ultima missione che ho fatto, i miei compagni Suicide e Capicazze ci sono rimasti. E quel povero giapponese Cinciampai non camminerà mai più. E quell'altro? Chiudete il becco! State abbassando il murale dell'equipaggio! È tutto pronto? Cos'hai da sogghignare tanto, brufolo vivente? Giuro che questa volta Sherry Pie me la pagherà. Andiamo.
Dov'è Sherry Pie? Non gli ha retto la pompa, si è sparato con un bruciatore di fase. Ora è alquanto morto. Posso mostrarle il cadavere se è un amante dell'horror. Un'altra volta. Ma puoi sempre farmi visitare la stazione, adesso che è mia. Certo, signore. Da dove vuole cominciare la visita? Dalla tua camera da letto. Sherry Pie mi aveva promesso che mi sarei divertito molto con te. Come desidera, signore. Qui è l'imperatore Pirk. Gli equipaggi di tutte le navi con il numero di immatricolazione pari possono salire a bordo in licenza. Ah, e che nessuno mi disturbi per i prossimi 15... per un'ora. Andiamo. Where is an hornet? Uno, tu sano. Ah! Sante hota! Vittoria, vodka time! Salas ympäri, katkaise köysi. Voitu kaikki muutkin sen tajuisit. Mikä löysit? Tanssi kun taidot, rajoja koitan. Sono la tua prima donna, non è vero? No, ho avuto molte donne, sai. Dopotutto io sono l'imperatore. Sì! Gli analizzatori dovrebbero essere correttamente calibrati per questa dimensione. Interessante. Sto rilevando letture di energia da oltre l'ipertombino. Farò qualche aggiustamento. Un momento, che cos'è quello? Niente, è solo uno screensaver. Signore! Signore! Maledizione, è una trappola! Molto perspicace. L'excavator è arrivato con i nostri rinforzi. Buonasera, comandante. Fester Bester. Stavamo facendo fare un giro della Terra alla nuova nave ammiraglia quando abbiamo saputo del vostro problemino e abbiamo deciso di darvi una mano. Dov'è il capitano Gideop? Non si sentiva bene e ha dovuto lasciare la nave sotto il mio comando. Non avrei mai pensato di dirlo, ma sono contento di vederla. Cacciamo a calci in culo quei bastardi da questa galassia! No! Qui è il capitano Johnny K. Sherry Pie. Le voci sulla mia morte sono un zinzino esagerate. Oh, merda, lo sapevo. Da questo momento libereremo la nostra stazione occupata da questi smidollati. Uomini di Babel, prendete subito le armi e difendete quello che è nostro di diritto. Settore marrone! Avanti, di corsa! Alla zicala! I membri della flotta P sono in arresto ai sensi della sezione 62 della legge marziale. Non gli verrà consentito di lasciare la stazione. I nostri rinforzi si occuperanno della loro flotta.
A tutto il personale della flotta P che si arrenderà senza opporre resistenza, prometto una corte marziale imparziale e una rapida esecuzione. Il proprietario della nave targata ZIK-514, parcheggiata a poppa in uno spazio per gli invalidi, è pregato di spostarla immediatamente. Attivare la grigliata difensiva e aprire il fuoco. Ah! Traditori senza onore! Gli avevo detto che era una trappola! Io vi ucciderò, la giuro! Controllati, scimpanzé. L'imperatore e la metà dei nostri equipaggi sono ancora a bordo. Almeno distruggeremo le loro navi! Kickstart a tutta la flotta a energizzare le palle di luce! Chiedo scusa, ma sono stato messo io al comando. Kickstart a tutta la flotta. Ignorare l'ordine precedente. Puntare le palle di luce sulle navi nemiche e fare fuoco al mio ordine. Flotta al rapporto, hanno esaurito tutte le palle di luce! Bene, in questo caso avvicinarsi a tutta forza a portata di lampeggiatori. Le nostre perdite non dovrebbero superare il 68,4%. Dopotutto è un giorno discreto per morire. Maledizione! Voglio occuparmene io! Tenente Fubar, non vada, la prego! Seguirò il mio destino! Questa è la guerra! Le persone muoiono! Imperatore Pirk, ordini ai suoi uomini di deporre le armi. A chi si arrende garantisco una corte marziale benevola. La flotta P non si arrenderà mai! E poi ho anche perso il comunicatore. Ivanovica deve informare subito la flotta nemica che abbiamo catturato il loro imperatore. Non posso, signore. L'ultimo colpo ha messo fuori uso il nostro sistema di comunicazione. Maledizione! Allora io adesso non dovrei più servirvi. Che ne dite se me la filo via? Siamo a portata di tiro! Fuoco a volontà. Mi ricordo che quando mi sono arruolato ho giurato di proteggere la Terra contro ogni suo nemico. Ho dovuto affrontare insurrezioni di marziani che morivano di fame e persino le flotte di minibar. Ho fatto tutto questo per proteggere la Terra e per tenerla unificata. E finalmente tutta l'umanità... Ne ho abbastanza dei tuoi discorsi, bastardo, falla finita! D'accordo. Se proprio non vede l'ora di morire... Imperatore Pirk, ai sensi della sezione 42 della legge marziale terrestre, la condanno a morte per crimini contro l'umanità. Verrà giustiziato immediatamente. Con 5 belle pallottole di plasma alla testa. Ah, non fare il permaloso! Continua pure il tuo discorso, se vuoi. Pronti? Puntare. Ma porca Eva! Questa nave è una carretta, qui cade tutto in pezzi.
Baku! Sarai vendicato, te lo giuro! Sì, quante storie per la morte di uno della sicurezza. Ah! Correte, ragazzi, vi copro io! Arrostiamoli! La mia slitta. Va da qualche parte, imperatore? Non andrai da nessuna parte! Questa stazione fa veramente schifo! Non c'è neanche un turboascensore! Così potrai fare un po' di ginnastica! La ginnastica non è più un problema! Non fate televendite qui? Con questo gioiellino la pancia non c'è più! Smettila di nasconderti, sei finito! E adesso che ha questo affare? Oh, porca miseria! Sono finite le batterie! Regoliamo la questione da uomini. Siamo 1 contro 1. Smettila di piagnucolare! Alzati! Allora, imperatore, il gioco è finito. Mettiti in mente questo, Pirk. La guerra è guerra. Noi, come soldati, lo sappiamo meglio di chiunque altro. Ma quando hai ucciso il mio amico a sangue freddo è diventata una questione personale. Mi assicurerò di farti morire lentamente. In questo modo avrai tutto il tempo di rammaricarti per il casino che hai combinato. Ma lo sai che i lacci delle tue scarpe sono troppo lunghi? Le mie lenti a contatto! Ah, cerchi forse queste? Guardie della sicurezza all'hangar! Oh, vigliacco, questo non vale! Bersaglio nemico distrutto, passo al successivo! Pirca Kickstart! Pirca Kickstart! La stiamo ascoltando, signore. Molto bene, sono nella mia slitta, venite a prendermi il prima possibile. Quei vigliacchi mi hanno teso una trappola. Non l'avrei mai detto, signore. Ma non sono stati all'altezza della mia astuzia. Fate presto, dovete venire subito a salvarmi!
Dirigiamoci verso la slitta. Un attimo, prima distruggo questo incrociatore. Comandante, questa è una chiamata imperiale di soccorso. Dobbiamo muoverci subito. L'ho già inquadrato, ci metto un secondo. Non so come vi comportiate sul pianeta delle scimmie, ma nella flotta P bisogna obbedire a un superiore. Sono stufo delle tue interferenze, cervello binario. Ma cosa sta succedendo? Forse non sai che il telecomando del videoregistratore non ha alcuna efficacia su di me. Ora possiamo andare in aiuto dell'imperatore? Ehi, dei alla flotta! I vostri uomini dell'equipaggio sono tornati dalla licenza premio? Ah, che stecca! Aggirate sull'ala il nemico. Voglio che quegli incrociatori pesanti vengano eliminati subito! Io detesto il giovedì. Via libera, signore. Perché ci avete messo così tanto? Mi stavano quasi per ammazzare! Siamo venuti appena possibile. C'è stata una piccola discussione con il comandante Dwarf. Le guerre non si vincono se non si distrugge il nemico. Sono stufo del tuo filosofeggiare Klingon. Rapporto sulla situazione. Abbiamo perso in tutto 23 navi e ne sono rimaste operative ancora 14. I rinforzi nemici stanno opponendo una strenua resistenza. I nostri raggi lampeggiatori non penetrano la corazza della loro ammiraglia. Ma che diavolo? Siamo armati con raggi lampeggiatori o con torce elettriche? Le palle di luce funzionano un po' meglio. Ma alla kickstart ne sono rimaste solo 9. Spariamole tutte insieme, basteranno. Ehi, Dwarf, questo è un colpo importante, prenderò io il controllo. Ma signore, io glielo sconsiglio. Forse pensi che l'obiettivo sia troppo distante, ma per me è un gioco da ragazzi. Computer, voglio controllare manualmente le armi. Sarà proprio un gioco da ragazzi. Cretino. Vi giuro che ce l'avevo nel mirino. Ma veramente? Signore, avrebbe dovuto anticipare il bersaglio. Anticipare? Che cosa ci stanno a fare questi maledetti computer se non sanno calcolarlo per me? Quando il bersaglio è nel mirino i colpi devono andare a segno, no? È stato proprio un gioco da ragazzi. Non saresti riuscito a colpirlo neanche tu. Imbecille! E vai a farti una doccia, che puzzi! I guerrieri Klingon non si fanno mai la doccia! Signore, quest'ultimo attacco avrebbe potuto provocare gravi danni. La nave ammiraglia nemica rappresenta una seria minaccia per noi. No.
Comunque la miglior difesa è l'attacco. Dia l'ordine ai nostri uomini. Puntare e agganciare la kickstart. Preparare il cannone principale. Abbiamo gravi danni strutturali a prua! Chiudi il becco e continua a fare fuoco! L'incrociatore nemico sta puntando il cannone su di noi. Allora mettiamo in atto delle manovre evasoniche. Manovra evasonica Pirk 7. Ma porcaccia la miseria! Ritiriamoci, presto! Secondo i miei calcoli l'energia tornerà fra 40 secondi. Mi piacerebbe tanto sapere a che cosa stava pensando quello stronzo che ha progettato quel cannone. Stimo che la nave ammiraglia nemica possa fare nuovamente fuoco tra 17.3 secondi. Maledizione. Ci nasconderemo dietro la stazione spaziale. Non avranno il coraggio di spararci là. Finalmente. E dov'è finita la nostra amica Kickstart? Non lo sappiamo, signore. Il blackout ha provocato il riavvio del computer di puntamento. Così abbiamo perso l'aggancio diretto sul bersaglio. Ma lo traccerò di nuovo. Ci metterò un attimo. Blog del capitano. La Kalinka ha subito gravi danni ai circuiti del ponte pollografico e ci siamo ritirati per fare delle riparazioni. Quasi tutto equipaggio era sul ponte pollografico a prendere parte a un vodka party e adesso le porte sembrano essersi bloccate. Tenente Makarov, a che punto sono riparazioni? Spero di annunciarle la riapertura fra 10 minuti, signore. Non abbiamo fretta, Makarov. Sembra che battaglia continuerà ancora per molto. Che fa freddo! Dove viene questo fumo? Ragazzi! Secondo i nostri analizzatori, la Kalinka ha ancora 20 palle di luce. Quel tartaro dello spazio si sta di nuovo tirando indietro. Si calmi, signore. Se chiediamo al capitano Fakov di spedirci delle altre palle di luce, potremo tentare di avvicinarci alla Kalinka. E così li distruggeremo. Questa volta acquisirò io il bersaglio. Col cavolo! Questo è il mio spettacolo. Stimato imperatore, le ricordo che la volta scorsa ha schioppato il joystick. Va bene, fai fuoco tu, ma cerca di colpirli, eh? E aprimi subito un canale con Fakov! Salve! Ma si può sapere che vi succede? Non siete stati attaccati da nessuno, ma la vostra nave è a pezzi. Tutto bene, abbiamo avuto problemi tecnici. Dovete avvicinarvi qui con la Kalinka, dopodiché mettete le palle di luce nelle casse, le caricate sulla slitta e poi le scaricate direttamente sulla Kickstart. Come? Sento malissimo, io... Ho detto di scaricarmi tutte le casse. No. Beh, non ubriacarti di birra come sempre, o le casse te le rompo sulla testa. Ok. Signore, il nemico sta incalzando la nostra flotta. Dobbiamo ritirarci e raggrupparci. No. Sei riuscito a localizzare la Kickstart? Sì, signore. È ferma vicino a Bubble 13.
Ma le nostre navi... Sono in grado di badare a se stesse. Noi distruggeremo la Kickstart. Percepisco che questi vermi senza spina dorsale combattono solo per paura del loro imperatore. La perdita della nave ammiraglia distruggerà il loro morale, assicurandoci la vittoria. L'addetto ai tubi delle palle di luce ci sta chiamando. Imperatore, le casse sono state scaricate dalla slitta. Era ora, siete in ritardo. Cosa devo fare del contenuto? Secondo te, cervello di gallina? Infilale nei tubi di lancio. Qui all'addetto al caricamento delle palle di luce cosa ci faccio con le palle? Posso ficcarmele sotto il cuscino? Non prenderò mai più russi nel mio equipaggio. Possiamo ritenerci pronti a eseguire il piano, signore. Mettiti in posizione di tiro. Signore, la Kickstart ha lasciato il fianco di Bubble 13. Si sta dirigendo verso di noi. Qui è l'imperatore Pirk. Avete qualcosa da dire prima di essere ridotti in polvere? Ah, l'imperatore. Finalmente ci incontriamo. Mi rincresce dirle che il suo patetico tentativo suscita in me solo dispiacere per voi. Vedremo se sarà ancora dispiaciuto dopo 20 palle di luce. Preparate i motori a contorsione. Ci stanno rendendo tutto troppo facile, ma... come dice il proverbio, a cavaldonato non si guarda in bocca. Capitano, proceda per favore. Preparare il cannone principale. Contorsione spaziale. Adesso. L'astuzia di Pirk colpisce ancora. Palle di luce agganciate alla plancia! Sayonara, stupidi presuntuosi. Fuoco! Il corpo è la mamma e la nonna. Abbiamo colpito in pieno la plancia! Devo segnalare che l'abbiamo colpita con alcune bottiglie di birra da 33 centilitri. Fuoco! Cosa c'è? Mi devi dire la verità. Perché hai mandato la birra al posto delle palle di luce? Perché? Palle di luce? Quali palle di luce? Ti avevo detto di mandarmi tutte le tue palle di luce! Stupido, sovietico, idiota, cerebroleso, mutante e ubriacone! Caspita, io avevo capito casse di birra. Stanno rispondendo al fuoco. Allontaniamoci! Troppo tardi. Abbiamo subito danni ingenti! Un motore di contorsione è distrutto! Abbiamo perso il collegamento con i banchi lampeggiatori! L'helpdesk dei computer è andato in tilt! Il ponte pollografico si è disattivato! La macchina del caffè è danneggiata definitivamente! Non preoccupatevi per queste piccolezze, stiamo per cedere completamente. C'è una breccia nel nucleo di contorsione e il gas antimateriale è dappertutto. Cercate di ripararlo. Rispondiamo al fuoco! Non possiamo cedere ai sistemi di armamenti. Inoltre, il nostro reattore di contorsione si dividerà fra 3 minuti. Almeno porteremo quel bastardo con noi. Rotta di collisione. Un tentativo piuttosto patetico. Il nostro prossimo colpo li sistemerà. Capitano! Preparare i cannoni principali. Signore, è successa una cosa piuttosto strana. Sembra che la birra abbia corroso tutti i circuiti di controllo. Il cannone principale è andato fuori uso. Non importa, non ci fermiamo.
Vorrà dire che agiremo alla vecchia maniera. Cannoni secondari, fuoco! Ma che impeto! Volevi forse farmi il solletico? Ammetto che sei un nemico simpatico, ma come puoi vedere ormai sei finito. Questo lo dici tu, riderò io per ultimo. Alla faccia tua e dei tuoi orrendi guanti di nappa che tra l'altro puzzano. Come osi, insetto arrogante? Avanti a tutta velocità! Abbiamo il vantaggio di avere una massa maggiore. Paco, disattiva il raggio succhiante e buttati a destra. Sì, signori. Imperatore, abbiamo un piccolo problema. Santo cielo, questo no! Mancano 26 secondi all'impatto. Paco! Ti farai uccidere tutti! Bastardo! Ti ammazzo! Aspetta un attimo. Che cos'è questo? Quello è il joystick riserva! Un joystick di riserva? 2.1 secondi all'impatto. Ah! Reykjavik ti aspetta, Vakov. Oh, cazzo! La situazione è brutta, signore. La flotta è decimata e il nemico si prepara ad attaccare la stazione. Immagino che la grigliata difensiva sia stata già attivata. Lo sarebbe se ne fosse rimasto qualcosa. Ehi, salve ragazzi! Come va la vita? E ce lo chiedi? Devi essere ubriaco! Ehi! Sono totalmente ubriaco e brindo a voi! Non riesco a credere che tu abbia alzato il gomito di nuovo. Non per niente mi chiamano Gary Brandi, detto l'eroe dei due Brandi. Questa è l'ultima. Ma anche se è l'ultima io me ne frego. Tanto fra non molto saremo comunque tutti morti. Ma ci sarà pure qualcosa che possiamo fare, non credete? Certo. Possiamo rendere meno triste la nostra sorte portandoci dietro quei bastardi. Notizia per la cronaca, il reattore di fusione si sta surriscaldando. Che? Ha disabilitato l'intero sistema di raffreddamento. I fuochi d'artificio cominceranno fra circa 15 minuti. Questo è ammutinamento. Rimetti immediatamente in funzione il sistema. Un momento. Mike potrebbe avere ragione. Quale alternativa c'è rimasta? Combatteremo gloriosamente fino all'ultimo. Signore, non abbiamo più niente con cui combattere. No, non è vero. Abbiamo gli uomini, le pallottole al plasma, le bazzafionde. Quando verranno per assumere il controllo della... Io credo che dopo l'ultima volta all'imperatore Pirk sia passata la voglia di prendere il controllo della stazione. È vero. Allora dovremmo solo cercare di tenerli vicino a noi per un altro po'. Non sarà molto difficile. Gianni,
Cerca di rilassarti. Goccetto? Stiamo arrivando, fottuti traditori. Ormai siete nelle nostre mani. Babel 13 si arrende senza condizioni. Dwarf, prepara i banchi lampeggiatori. Vorrei darti un consiglio da collega guerriero. Non pensi che sarebbe meglio avvicinarti un po' per fare fuoco? Pensa quanta energia sprechi per far sì che i raggi attraversino tutto lo spazio che c'è tra di noi. Ottima idea. Info? Dì alla flotta di portarsi a distanza ravvicinata e di agganciare la stazione. Imperatore, sembra che la centrale della stazione stia per raggiungere la massa critica. Cosa? Quei maledetti traditori stanno cercando di fregarci di nuovo! Oh, ma chi l'avrebbe mai detto? Datemi massima contorsione! Perché non funziona? Signore, l'esplosione della Kickstart ha danneggiato la camera di gas antimateriale. Perdiamo energia. Possiamo spostarci solo a metà della potenza. Credo che potrà bastare. Tutta l'energia vada ai motori di spinta! Voglio che sia informato anche il resto della flotta. Sì, signori. Qui è la hotline di Carlo, ciao. Ciao, dobbiamo sbrigarci. La situazione è calda, stiamo per esplodere. Dovete venire tutti subito. Sembra eccitante, ma come faccio a far venire tutti subito? L'imperatore dice di scappare prima che scoppi tutto. Fakov, perché ci metti tanto? Hai informato la flotta o no? Sì, ha risposto capitano Carlo. Chi lo conosce, Carlo? Collisione con massa critica fra 38 secondi. Nel tunnel di marmellata e di corsa! Il nostro intrepido leader sta scappando. Messaggio alla flotta. A tutte le navi, seguire l'imperatore. La flotta nemica si sta ritirando. Ce l'abbiamo fatta! Garibrandi, disattiva immediatamente il reattore. Sono quasi arrivato! Dove diavolo è il resto della mia flotta? Fakov, non ti sei messo in contatto con le altre navi? Veramente credevo che... Fate presto! Oh! Magnifico. Davvero un ottimo lavoro. Non si può pensare di vincere sempre, signore. Nessuno ha chiesto il tuo parere. Info? Ma dove diavolo siamo? Un momento, sto ricalibrando gli analizzatori per la nostra dimensione. Che sta succedendo? Il Bacchus
spazio temporale si è spostato nello spazio-tempo. Evita quel cazzo di pianeta! Energia insufficiente per mantenere la potenza di spinta. Teletrasportaci sul pianeta! C'è energia sufficiente per trasferire solo 3 persone. Vabbè. Info! Dwarf, pronti al teletrasporto! Non preoccupati, cara, andrà tutto bene, vedrai! Allora, Info, quando pensi di essere in grado di farci sapere dove diavolo siamo finiti? Alle Hawaii, sulla Terra. Ah, e dove sono i surfisti, le danzatrici di hula hula? Ignorante! Secondo i miei calcoli, si trovano a 11.000 anni nel futuro. Cosa? Presumo che il baco spazio-temporale ci abbia portato sulla Terra, durante l'era glaciale. Cosa? L'era glaciale? E adesso mi vuoi dire che diavolo facciamo? Ah. Dovremmo suicidarci prima che si congelino i lampeggiatori. In modalità a bassa potenza, credo di poter tirare avanti fino al XXI secolo ed evitare che abbia luogo la fatidica campagna di invasione. In questo modo tutto ciò non sarà mai accaduto? Allora sarò salvo. In un certo senso.